Tania è la nostra amica di oggi. Ciao Elena. Ciao, ciao ciao. Vedo giusto la tua testa, ma va bene così. Ah, così. Ok. Richiudi gli occhi, connettiti più profondamente a Tania. Ti accompagno contando da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, la vedo, è lei e è impegnata in questo momento a mettere, come se mettesse potrei dire degli spuntoni, tipo come se fossero delle lame di spada, a cerchio intorno a suo fratello per proteggerlo dalle interferenze che vedo arrivare. Del fratello o le sue? Del fratello. Ti dà l'autorizzazione, Tania? Sì, Come sì, te la dà? però io Dimmi. mm, me la dà, mi dice sì, sì, fate, intanto io vado avanti qua. Però secondo me è meglio se lei lascia stare lì e presta attenzione a quello che faremo per lei, insieme a lei. Mhm. Ma lei ti dà l'autorizzazione, quindi per se stessa. Sì, Ok. Causa esoterica di questo occuparsi del fratello. allora mi fa vedere una scena, probabilmente di una vita passata, dove erano Mhm, loro due, eh, però lì erano lei madre e lui figlio. Era un bimbo, potrebbe tipo intorno ai 5-6 anni, e l'ha visto annegare. mhm. Mi fa vedere una scena tipo un mulinello e il bambino annegare e lei non è riuscita a salvarlo. C'è un'altra vita, oltre a questa? Sì, c'è una vita dove lui era padre e lei figlia, e lì mm, è andata bene, diciamo, non c'è stato questo episodio di morte. Nel senso, il padre è morto prima di lei perché era padre, perché era più vecchio. Diciamo, hanno vissuto tutta la vita. Altre? Ce n'è una dove sono come se fossero rivali, no, rivali, non, sì, più o meno rivali. Li vedo in questo paese, piccolo paese del 450, più o meno, Mhm. quegli anni lì. Lei, erano tutti e due maschio e lei era parte di una famiglia e lui di un'altra famiglia e diciamo come famiglie non si sopportavano, non andavano per niente d'accordo e quindi loro erano sempre in scontro. Mi fa vedere questa cosa qua. Vibrazione di Tania. 12 miliardi. Consapevolezza. 128. Livello di PS. 39. Vite precedenti. 2036. Livello di cervello.
9.4. Ok. Bene, non benissimo, ma bene. Interferenze. Eteriche. Ok, mi appaiono subito 2 uomini del tempo. Poi c'è sì, questa figura che è del secondo universo. Ha la testa gialla, gialla e ha 2 protuberanze così, sempre gialle, che guarda ovviamente da là perché non può entrare, ma l'interferenza arriva qua tramite 2 piccole figure che potrebbero assomigliare a tipo i Gremlins. Mhm. Sì, poi c'è Zeus direttamente e una mantide. Uomini del tempo 1, 2, 2. EDL? ce ne sono 3. Mentali. Allora, una di livello 3 e una di livello 6. Allora, quella di livello 3 fa sì che Tania Mhm. eh, agisca nel mondo rispetto alle cose, diciamo, tutto ciò che riguarda il lavoro e l'economia. Quindi questi 2 aspetti. Lei agisce sempre, con, la frase che questa entità mentale mette in testa a Tania tutte le volte che lei si muove è, "Non sono in grado perché non me lo merito". È molto chiaro, molto proprio è come se lei partisse con questi 2 come se fossero le sue stampelle con cui cammina. Bella immagine. Mh? Bella immagine. Sì, Non me lo merito, non sono in grado. sì, proprio così. No, proprio come se Quindi si le muovesse. stampelle, ma lei cammina. Lei cammina con queste 2 stampelle. No, sì, però lei potrebbe camminare senza le stampelle. Certo, Ora la domanda assolutamente sì. Sì. non è che la vedi nel simbolo, la vedi senza piedi No, o no, no. zoppa da No, entrambi i no, no, lati. no. No, no. Anzi, è come se, ecco, diciamo che forse le stampelle sono uscite per questo, nel senso che più lei usa le stampelle e più si indebolisce la sua capacità di andare autonomamente senza stampelle, ecco. No, Più le andare sue così. gambe perdono la massa muscolare Sì, atta, non devono lavorare e quindi esatto. si atrofizzano, come Sì, quando uno si rompe una gamba e poi tolgono il gesso e una gamba più e devi piccola. riabilitare, esatto. Mhm. Braccio a gamba. Sì. 6? 6 non è poco, eh? No, 6 non è poco ed è tutto quello. Eh, è come se la sua PS avesse scelto di incarnarsi in Tania per fin dall'inizio agire per gli altri. Quindi io la vedo, l'immagine è lei. Lei che gira in cerchio, in tondo, cioè fa le sue cose seguendo tipo un'orbita, un binario circolare, ok? Lei guarda sempre verso l'interno del cerchio e all'interno del cerchio c'è la sua famiglia, i suoi genitori, suo fratello, non so se ha Mhm, figli. mhm, Ecco. mhm, E quindi lei agisce sempre tenendo sott'occhio loro. Quindi tutto ciò che fa lo fa rivolto a loro. mhm. Beh, Questa è la 6. interessante oggi questa visione, no? La Mm, famiglia prima di me. mm, La famiglia, sempre solo la famiglia, che in qualche modo è il passato, sì. mai il futuro. Esatto, esatto, infatti. Esatto, cioè il fatto che lei guardi dentro il cerchio è proprio questo, no?
che non si permetta di guardare verso l'esterno del cerchio, quindi verso l'infinito, verso le possibilità infinite. Bene, noi oggi siamo qui a fare una sessione eterico per lei e facciamo quello cavolo che ci pare. Vediamolo, Mhm, di infinito, insieme a Tania. Chiediamole mhm. di girare la testa, non con una forza centrifuga, ma con una forza centripeta, cioè all'esterno del Contrario, cerchio. centrifuga verso Centripe- l'esterno. Centrifuga Verso all'interno, l'esterno. ah sì, sì, hai ragione. Centripeta verso l'esterno. Brava Elena. 8 No, in no, fisica. no, se l'ho detto perché ti avrebbero detto, ti avrebbero commentato sotto, lo sappiamo Sì, già, avrebbero no, come fatto il cazzo fa? vespaio. No, no, ecco. Nessuno commenta i concetti fantastici che No, tiriamo fuori dalle però... nostre sessioni, ma quando un secondo non si sente più l'audio, luce, non si sente l'audio, luce, non si sente l'audio, luce. Che fa? Ok, Tania si è girata e ehm, quasi, quasi immobilizzata dall'infinità di possibilità che ha. Vediamole ad aree. Mhm. Area sentimentale. Allora, è bellissimo, è bella la scena, cioè, ho proprio una scena molto particolare, come se davanti le avesse appunto questo, diciamo, corridoio dove che è l'area sentimentale, ok? È come se ci fosse un universo, quindi ogni puntino è una possibilità, ok? E Mm, davanti ci sono i due uomini del tempo, ma lei sa che qua può tutto e quindi li ha spostati uno da una parte e uno dall'altra ed è andata oltre a vedere le sue possibilità. Vediamole. Mhm, Te la stai godendo, eh? mhm, è divertente oggi. Mhm. Allora, ci sono come se ci fossero degli step, ok, quindi dei tipi di figure maschili, ok, per poi che, come posso dire, come se lei dovesse fare qualche esperienza, ok, e facendo questa esperienza definisce sempre di più la fiamma, che è là in fondo, grezza, pronta per essere creata. Una? Sì, c'è proprio là in fondo questa fiamma grezza, pronta. Non Mm, è sulle nuvolette come al solito, è in fondo a questo mm, spicchio di possibilità, ok? mhm. C'è questa fiamma grezza là e da dove è Tania a là ci sono varie esperienze che lei deve fare per creare la sua fiamma. Adesso sono tot, cioè potrei contarne un po', ma man mano che lei vive è probabile che queste si riducano, ok? Perché Mm, cioè, con l'esperienza di adesso ha necessità di vivere tante altre esperienze, ma man mano che fa esperienza, le esperienze si riducono, un po' come le vite, no? mhm. Tu lo vedi come un corridoio, io lo vedo come delle bolle, galassie, una roba così. Sì, sì, nel corridoio vedo tipo le stelle, esatto, come se Ok. fosse... In questa bolla, corridoio, galassia, c'è mhm. l'ex, l'ultima storia. No, io lo vedo al passato. Lo vedi dentro il cerchio Sì, del passato. esatto. È una fiamma, l'ex? No, Metti una crocetta. Uno è una fiamma, due è un prodotto del lavoro di uno dei due uomini del tempo, se non entrambi. Tre è un'anima gemella. Quattro, mia sorella. direi tre, un'anima gemella con cui aveva vissuto almeno un altro paio di vite. Mhm. In una erano fratelli, potrei dire fratelli gemelli. Mm.
Ma è una risposta multipla, è anche un prodotto dell'uomo del tempo questo? Perché lei ci è rimasta abbastanza sotto Mm. e, essendo un uomo impegnato, era persa in partenza. Allora, tutto ciò riguarda la sua vita sentimentale fino adesso è stato messo lì dagli uomini del tempo per non Classico. farla andare nel corridoio delle infinite possibilità. Quindi, Andiamo, Elena, mm, al momento, dovunque mhm, sia, in cui la PS di Tania va dagli uomini del tempo e li ingaggia. Perché c'è questo punto. mhm, Ovvero, in altre parole, non è lei che subisce questi brutti e cattivi uomini del tempo. mm, Lei è andata nell'ufficio degli uomini del tempo e ha detto: Mi servono due coglioni. Quanto li pago? Sono disponibili? Datemeli perché mi servono sti due deficienti. E sti due deficienti li hanno trovati subito. mm. Lei li ha 12 anni pagati, aveva. ha firmato il contratto perché funziona così, eh? Mm, mm, 12 anni. mm. Bene. Aveva 12 Quando? anni. Allora, c'è un episodio dove lei ha visto, la vedo che è come se tutto d'un colpo avesse visto, direi, gli occhi di un ragazzino della scuola. È come se lì avesse iniziato, la PS avesse visto l'inizio della sua vita sentimentale, diciamo più concreta, e mh, aveva la necessità di fare l'esperienza si è messa agli uomini del tempo come strumento per arrivare alla fiamma, nel senso che una storia normale, semplice, le avrebbe fatto sprecare tempo in questa vita. Invece in questa vita la PS ha voluto mettersi questi due uomini del tempo perché il suo obiettivo era fare esperienza, aumentare la consapevolezza, evolvere per poter arrivare a creare la fiamma. Cioè l'obiettivo era quello, cercare di, come possibilità, arrivare alla fiamma. È come se questi due occhi, il momento degli occhi, è come se lei fosse stata a un bivio, vedo la PS a un bivio, no? Una scelta, quindi ha incontrato questi due occhi che potevano essere l'espressione di un amore felice, tra virgolette, negli schemi, ok, ma non con la fiamma, oppure i due uomini del tempo ehm, a ostacolarla fino a che lei si fosse accorta della loro presenza, avesse creato la consapevolezza, li avesse eliminati e avesse iniziato a creare la sua fiamma. Le due possibilità erano queste e lei ha scelto quella più complicata con gli uomini del tempo. Ma c'è un momento in cui proprio la PS si va a cercare l'interferenza ideale, la ingaggia. Sì, è come se lei in quel momento lì, quando c'erano gli occhi di questo ragazzino o l'interferenza, per il suo scopo, è come se, come posso spiegare, come se la PS avesse idea perfettamente di quale complicanza, diciamo, interferenza si voleva mettere e mentre aveva l'idea si creano gli uomini del tempo ideali. Mm, non Mhm, so se sono riuscita a mhm. Che C'è la tutto creazione è quello, quella. sì, cioè, tutto quello che è sceglie gli uomini del tempo ideali avviene mentre lei si vuole creare l'interferenza ideale per lei. Quindi man mano, cioè come crea tutto il resto, crea anche l'interferenza ideale o le caratteristiche ideali per provare a fare quel percorso di consapevolezza. Impianti di Tania. C'è un impianto che è fatto a Y, tipo, che è in orizzontale, quindi c'è una barra che va dietro più o meno a metà del cranio dietro, in Mhm. centro, e due che vanno verso gli occhi, quindi passa tutto.
tutto, le due entità mentali interferiscono tutto attivando questo impianto, facendo passare tutto da una vista alterata della realtà. Mhm. Poi hanno messo tipo una sfera, direi in mezzo al petto, quindi più o meno tra i due polmoni. Ehm, quando Che viene ridere, lei ha una collana con una sfera proprio lì, ecco. adesso, un ciondolo, sembra una sfera, non so, forse una piastrina questa. Sì. E quando attivano questo impianto, lei ha quella sensazione di ansia o vuoto proprio a livello qua, più o meno plesso solare, pancia, stomaco, ecco, E lei ha più o fatto meno. così, col pollice in su. Ah. Ok, poi sì, c'è questo impianto. C'è questo impianto più o meno, è come se fosse una sfera ma vuota all'interno, direi più o meno tra un po' sopra l'utero, eh, che quando viene attivato è come se lei si sentisse inadeguata da quel punto di vista. Quindi, ogni tanto le viene il dubbio di essere inadeguata, non so se a livello di, ehm, cioè di non essere abbastanza attraente oppure di non essere adeguata a livello sessuale, ecco. Basta. Nome del progetto. Deviazione limitante. Potrei proprio dire che la deviazione limitante è il suo guardare nel cerchio e muoversi solo a cerchio. È quello che sono riusciti a fare finora, tenerla dentro sul binario con lo sguardo all'interno. Il trenino. Sì, Il trenino dei bambini. sì, treno dei bambini che guarda all'interno. Come se Mentre lei, all'esterno le finestre non ci fossero, ci fossero solo le finestre all'interno. se lei guardasse all'esterno, prenderebbe l'Intercity, no? Sì, No, anzi il pendolino, il TGV. TGV, L'abbandona il treno dei l'Interrail bambini anche. dove ha le ginocchia in bocca, perché di fatto, essendo una Eh persona sì, adulta, ha le ginocchia in bocca e si prende un treno con aria condizionata, wifi e pranzo in treno, mhm, vagone ristorante. yes. Causa esoterica di non aver mai avuto una relazione stabile. Sì, ci sono questi uomini del tempo che ehm, allora, Considerando anche il fatto che Tania è una gran bella ragazza, mm, dire, tra infatti, virgolette, assolutamente, infatti sì, sì. ancora di più Direi molto in gente, no? Mm. sì, direi molto, molto in collaborazione, i due uomini del tempo molto in collaborazione con le due entità mentali, no? Quindi non sono adeguata, non me lo merito, devo pensare alla famiglia di origine. E loro li hanno presentato sempre, l'hanno fatta trovare sempre davanti a uomini che comunque andavano in contrasto con queste cose. No, quindi dopo poco lei vedeva che non poteva stare con loro perché aveva da fare di qua, quindi non potevano rientrare cioè rientravano nel cerchio per un po' e poi non ci stavano più. E quindi gli uomini del tempo la portavano, è come se le facessero vedere solo degli uomini che loro mettevano dentro al cerchio, quindi quelli ideali fuori lei non li poteva neanche vedere, cioè non glieli facevano proprio vedere con questo metodo di oscurare la realtà e farla vedere alterata, le facevano vedere solo uomini così.
Mhm. Causa esoterica di avere questo fratello a cui lei bada e che accudisce come se fosse suo figlio. Infatti, allora è quasi come se è lei che la sua PS ha chiesto alla PS di suo fratello di rivivere assieme qua, per cercare di recuperare quello che lei non è, secondo lei non è riuscita a fare in quella vita in cui lui era suo figlio, quindi salvarlo. Andiamo in quella vita, un attimo. Mhm. Vediamo un po' di dettagli. Sì. Sono 2000 vite. Mhm. Questa è una delle 2000. Mhm. Sì. Ogni La vita è un vedo. gioco. Mm. No, perché quando poi si parla di vite tutti dicono una cosa importante. Sì, ma è un gioco. Mhm. Quindi un film, un videogioco, un film. Un film editabile. Sì. Mhm. Eh, Se andiamo a vedere quello che la PS adesso vede, come differentemente di quello che ha visto finora, è che diciamo, l'esperienza che lei lì doveva recepire non era quella di sentirsi in colpa, di riuscire a salvare il figlio che aveva deciso di finire la sua vita così, ok? Cioè la sua PS ha scelto quell'esperienza e la sua esperienza invece era quella di provare il profondo dolore per la perdita del figlio. Adesso è chiaro. Quindi l'esperienza è chiusa lì, non so come dire. Finora la PS ha fatto, ha visto solo la parte, non so, ecco, era come se non avesse completamente visto che cosa era successo. Quindi è come se avesse visto un'esperienza a metà che doveva continuare di qua. Ok, quindi essere in grado di salvare il figlio, perché la madre deve salvare il figlio, no? L'esperienza che lei là doveva fare era il profondo dolore per aver perso il figlio e l'ha fatta l'esperienza perché fino alla fine della vita ha provato dolore. L'ha capito adesso? Adesso l'ha visto in questo momento. Lei come si chiamava? E lui Jamie, anche. Jamie è il bimbo Todd. Ti vedo in una casa vicino a un piccolo lago, potrei dire più o meno al centro degli Stati Uniti, fine 800. Se noi avessimo la possibilità di fare una sessione doppia per Tania e suo fratello che Mhm, fosse qui presente, richiedendola, eccetera, potremmo chiedere al fratello di modificare questa vita mhm, e di farla diventare, capita la lezione, una vita in cui il bambino Todd vive, mhm. guarisce dalla malattia. Anche, esatto. Chiamiamo nel cinema il fratello e i genitori di Tania. Mhm. Il fratello è, è molto sofferente nel senso che eh, ehm, Si vergogna. sì, è molto dispiaciuto. Sì, è molto dispiaciuto per quello che è successo finora a causa sua. Mhm. Si presenta. Sì, sì, in prima fila, assolutamente, in prima fila. Lo vedevo già prima mentre lei ci parlava, che è come se lui, mm, non so come dire, come se
ha una spinta verso l'alto, poi a un certo punto è come se fosse troppo, come se la sua energia fosse troppa, e quindi poi si lascia ritrascinare giù, quindi trasportare, no? E poi a un certo punto si accorge che invece ce la può fare e ci riprova, ma non riesce ad arrivare in cima e si fa ritirare giù. Ma è presente nel cinema. Sì, 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 è presente il cinema, presente. Mm, mm. Seduto, scusami, seduto dove? Prima fila, è in prima fila. Bene. Mm. Genitori. Sì, li vedo un po' quasi come se fossero, quasi come se non fossero estranei ai loro figli, non so come dire. Sono in terza fila, osservano, ma quasi come se dicono, ma chi li conosce sti due? Sì, tipo una cosa così. Vogliono restare o no? Devono essere Sì, sì, sì. consapevoli del posto, eh? Sì, non si aspettavano che c'era tutta questa parte sconosciuta dei loro figli, ecco. Mm. Cioè, come se non fossero ancora consapevoli che anche loro hanno tutta quella parte lì. Ok, causa esoterica del non essere all'altezza. Vabbè, l'entità mentale, Sì, tre, tre, tre. 3. Di agire nel piccolo e non nel grande. Sì, è questa. Entità mentale di livello 3 perché non è all'altezza e non se lo merita, dice l'entità mentale di livello 3, no? Le due stampelle. Mm. Adesso io non vorrei dire il suo mestiere, quello che fa, eccetera, però lei vuole fare qualcosa che fanno tutti, ma nel frattempo, apparentemente agendo nel piccolo, si è inventata una cosa che non fa nessuno, o quasi. Eh, In Italia fosse l'unica. mhm. Far diventare questa cosa nel piccolo, in grande, senza ambire a quello che fanno tutti, Mm. è la strada giusta? Domanda alla PS. Sì, lei ha, è come se lei sa che c'è un qualcosa che ancora nessuno ha mai fatto. C'è una piccola caratteristica, una piccola sfumatura di quello che già lei ha creato in Italia da sola. E c'è un'ulteriore sfumatura, ok, che lei sa che se lei mette in atto quella con l'esclusiva sua, Quindi coprendola con sì, brevetti, esatto, marchi, potrebbe, è diciamo la sua strada, la sua creazione e quello che le farebbe vedere che lei merita ed è in grado. È molto creativa e c'è questo aspetto, è come se ci fosse un... Allora, io in eterico vedo questa immagine, il suo fiore, no? Lo vedo proprio che è cresciuto, che è nato ed è cresciuto. Tutti i petali, diciamo, simili nel mondo vanno in su, ok, il fiore è così. E poi lei ha, come se lei sa che con il suo fiore può aggiungere un solo petalo particolare. Questo petalo che non ha particolare nessuno. che non ha nessuno e che lei può fare per prima e tenerlo come appunto esclusiva. Mhm. Va bene, chiamiamo la cugina disincarnata. Mhm. Come la vedi? La vedo negli ultimi momenti della sua malattia, un po' sofferente, ma molto molto consapevole anche là, molto sensibile
verso l'esterno, e quindi la cosa che vuole assolutamente dire a Tania è che assolutamente non si deve sentire in colpa per non esserle stata vicino, perché eh, erano anche piccole, quindi ci sta che il suo non riuscire era anche dato dalla troppa ehm, genuinità per l'età, diciamo, la poca esperienza, e la sofferenza sarebbe stata tanta, quindi la capisce, non si deve sentire in colpa assolutamente. E invece la ringrazia per l'opportunità che le sta dando oggi. È lì incastrata in quel momento da anni, e quindi È sulla Terra? ehm, sì, è come se la vedo incastrata negli ultimi giorni. Mm, quasi come se lei cammina tra gli ultimi giorni, direi l'ultima settimana, no? È come se io la vedo come quando è morta, ok? In- Però in piedi, che fa ogni passo è un giorno dell'ultima settimana, arriva il giorno della morte e torna indietro all'inizio della settimana. È da anni che continua a fare questa cosa qua. Totale aureo, tutti Mhm. parenti di Tania. Più gli amici dei parenti, più gli amici degli amici degli amici degli amici. Allora, i parenti sono 193 e hanno chiamato altre 3467 disincarnati. Ok. Ecco, perché? Da te, da Mhm. me. Solo... Mhm. Ok, ecco. Per disincarnati? Il vecchio sistema non ha voglia di perdere così tanti Esatto, disincarnati. quello. Perché finché si fa una sessione per una sola persona, vabbè, ma Infatti. tirare fuori 3.500 disincarnati a sessione in media, o anche 10.000, inizia a diventare già un po' problematico, no? Mm. Questo anche da me. Ah, Messaggio... dimmi. hanno cercato di deviare il portale aureo, cioè far finta che fosse un altro. Un portale normale, ma come fanno? Poveretti. Mm. Non possono. No, infatti. Chi sono questi? Chiamali. Allora, questi qua sono come se fossero i soliti che ci controllano, ma hanno un'altra funzione, hanno la funzione di mantenere l'energia vitale di Moloch, quindi tutto ciò che riguarda la morte, che deve rimanere ed essere incanalato verso Moloch, loro lo devono controllare, quindi questa cosa che noi stiamo facendo verso il portale aureo, loro devono cercare di impedirla. Tutti nel portale definitivo. Anzi, dell'oblio. Mhm. Sì, fatto. Messaggio finale della cugina, diretto a Tania e o a chi vuole lei. Sua madre, per esempio, suo padre. Mm. Beh, a sua mamma e suo papà vuole dire che non è riuscita a superare la sua necessità di essere riconosciuta da loro.
Era come se loro non avessero abbastanza tempo, erano impegnati nella vita e lei si sentiva non vista, ecco, e non è riuscita a superare questo disagio. E a Tania, ricorda alcuni momenti dove hanno riso, mi dice dove hanno riso a crepapelle insieme, e mi fa vedere queste risate. E poi la abbraccia forte e le dice ancora grazie. Mhm, Allora la salutiamo mhm, e la mandiamo nel portale Aureo insieme a tutti quelli che abbiamo chiamato. mhm, Quello vero. mhm. Sì, sì, l'altro non c'è. Con Ok. questa nuova condizione, cioè a questo punto Mhm. della sessione, a quanto vibra Tania? 135 miliardi. Con ancora impianti, interferenze, tutto. Mhm. Gli uomini del tempo ci sono ancora. Sì, quello che posso dire è che è come se ci sono, ma lei è riuscita a sganciarli, vibrando alto e essendo consapevole. Mhm. Lei è qua e le interferenze sono qua in fondo, sganciate da lei. Mm. Ok, cosa vuole dirsi come PS a questo punto? Poi vediamo il messaggio finale. Vuole dirsi, vede che è fondamentale centrarsi su di sé e tenere le vibrazioni alte. Ha visto che questo già fa sì che le interferenze fanno molta più fatica a rimanere agganciate, ecco. Ha visto, consapevolizzato questa parte. Sì. Cosa vuole fare Tania? Tania vuole andare al cluster. È sicura? Sì, sì, ha proprio guardato verso il cluster e mentre ha guardato lì si è aperta la porta del cluster, diciamo. Ok, la fermo però. È proprio sicura che questa strada, quella della consapevolezza, del cluster, porta a delle decisioni. Mm, Se no, di fatto è un lavoro che facciamo oggi che si chiude domani o dopodomani. Porta dei cambiamenti. Grosso attaccamento alla famiglia è comunque uno schema mentale Interferenze. su cui nessuna ipnosi può lavorare. Mm, Lavorare nel grande significa fare un salto, mm, investire del denaro, del tempo, senza delle avere una azioni. retribuzione per Mm, alcuni mm, momenti. Vuol dire essere considerata una matta da amici e parenti. Vuol dire andare contro quello che pensano nel paese. Vuol dire mettersi fortemente in gioco, spostarsi, lavorare su più fronti, non vivere più in quel posto lì. Cioè qualcuno non ha le palle per fare tutto mhm, questo e vive delle decisioni degli altri. mm, Tu lo sai bene, mhm, no? mhm, Oggi. Quindi dice no, paura, grande nemica. mm. Tania è sicura perché se no non andiamo al cluster. O ci andiamo tanto per farla un po' contenta, ma tra 2 giorni lei sarà di nuovo lì a firmare in eterico. Mm, Questo vuol dire che l'ipnosi non risolve i problemi pappa pronta, uovo sbattuto, mhm. con la forchetta. L'ipnosi toglie le interferenze. Sia chiaro che poi voi dovete cambiare e rivoluzionare la vostra vita sentendo il cambiamento, questo lo sentite praticamente tutti, e assecondandolo con le giuste azioni. Sì. Quelle mogli che fanno le cose che dice il marito non stanno facendo niente. Quelle mogli che non fanno altro che accudire la prole
contro tutta la propria evoluzione, non fanno niente, non hanno capito niente, non sono responsabili di nessuna evoluzione e scarsissima consapevolezza. Mhm. E questa strada dell'ipnosi non fa per loro. Mhm. Restino mamme infelici, insoddisfatte e non consapevoli. Mhm. Cosa vuole fare Tania? Tania è pronta, consapevole già che eh, è già arrivata, dice consapevole che avrebbe dovuto fare dei cambiamenti. Sicuro che la via era proprio anche nella Matrix fare dei cambiamenti. Quindi è pronta a cogliere le informazioni per poter andare verso i cambiamenti. Mhm, la vedo pronta. Ci va il cluster? Sì, assolutamente sì. Anzi, molto decisa, la vedo molto, molto, molto decisa. Ok, come vede i contratti qui? Mm. Sono come delle colonnine tipo come se fossero dei metri molto alti. Mhm. E al posto delle righette dei metri ci sono delle parole che descrivono il contratto. Mhm. Cosa vuole farne? Voglio buttarli tutti in un portale definitivo che ha già Sicura? aperto. Sì, assolutamente sì. Mhm. Ok, che lo faccia allora. Sì, sta facendo. Fatto. Ad eternum. Mhm. Lo sacrare. Sì, lo fa come se fosse un fungo, però senza il gambo, ok? Che parte dal terreno e diventa sempre più grande e si diffonde. Ne vuole fare un secondo più forte? Mhm. Ok, cambia il colore dell'energia. Mhm. Mhm. Ne vuole fare uno a forma ancora più forte, ancora più bello, con una forma bella, non so, quella, non so, di un gioiello. Un Sì, pendente, un orecchino. ha creato, sai il fiore che mi ha fatto vedere prima che rappresenta proprio la sua attività? Ok, ha Mhm. creato l'Ad Eternum a forma di quel fiore lì, con quel petalo particolare che si Mhm. diffonde ovunque. Mm-mm. Come se fosse lo stemma della sua nuova creazione, della sua nuova attività, della sua nuova, di quella Dopo. parte della sua vita. Mhm. Lei mi sta mostrando qualcosa di simile, ridendo. Molto simile. Ok, Avatar, vediamo come vedi il fantoccio scemo. Allora, è come se fosse stato appeso, steso, cioè steso come se fosse per le spalle a un filo con due mollette, lì così.
È come se quando fanno così volessero far credere, cioè è come se cercassero di... Sai che anche in natura ci sono degli animali che si fingono morti per non essere attaccati? Mhm. Ecco, è questo tentativo qua. Via. Mm. Tanto sappiamo benissimo che lui è lì, a cosa Mm, serve, non ci serve a niente, ha finito di servirci a qualcosa. esatto. Anche qui odio incondizionato non ha senso perché Mm. senza di quello il gioco non funziona. Il gioco è un film, i film non funzionano senza i cattivi. No, Sono una palla infatti. assoluta, tutto Mm. va bene, tutti stanno bene, noia terribile. È il cambiamento, Mm. quella è già la sorgente, tutto va bene, tutti stanno bene. Infatti. Tu non vieni a fare la sorgente 2, no? No. Questa, i fissati del ritorno alla sorgente, questa cosa non l'hanno capita. Molto male. Mm. Bassa consapevolezza anche questa, insieme alle mamme che fanno quello che vogliono i mariti. Va bene, via, Mhm. nuovo fiore col petalo particolare. Sì. Mhm. Messo. Nuova connessione vibrazionale, nuova vibrazione. 327 miliardi. Però, nuova consapevolezza. 156. PS, 62. vite, 2312. sono salite. Mhm. Perché? Allora, mi fa vedere tutta una... È come se alcune... Mhm. ah, allora, è come se alcune vite da un certo punto lei le stia vivendo in un'altra maniera. Mm. Abbia cambiato l'esperienza. E le hai moltiplicate. Sì. Mm. L'immagine mi fa vedere come se ci fosse un anfiteatro vuoto, no? Ok? Dove lei lo riempie con le sue vite di prima. Ok, e quelle vite di prima hanno un colore e poi c'era tutta una parte qua vuota che lei ha riempito con le vite in più e che è tutto di un colore più lucente, più chiaro. Ok, percentuale di cervello. 9,8. Messaggio Mm. di PS di Tania a se stessa. Eh, mi fa vedere un'immagine che è già da prima che me la fa, che continua a farmela vedere, no? Ed è Tania che crea le sue creazioni con la sua energia e mentre le fa crea un campo energetico con quell'intenzione di creazione e mette l'intenzione di quello che lei vuole e mentre le fa crea la sua realtà. Ehm, cioè in Eterico io vedo proprio la potenza, mentre lei fa questa cosa con tutta se stessa centrata, esce una Mm. potenza creatrice e che scherma proprio le interferenze, le vibrazioni lì dentro sono altissime e emana questa potenza in quello che lei fa intorno. Adesso con le condizioni di ora. Quindi quello che le vuole dire è proprio quando lei crea di centrarsi e sentire
le sue vibrazioni che si alzano, e se lei continua così a essere centrata e sentire le vibrazioni che si alzano, fra un po' lei riuscirà a vedere anche il campo energetico che intorno a lei insieme alle sue creazioni, e la forza di questo campo, e riuscirà anche a, come dire, caricarlo della sua creazione, della sua energia, della sua potenza. Ok, Mm. questo è il messaggio finale. Sì. Messaggio finale in relazione alla Croce Rossina Fratello. Allora, lei adesso è pronta la posizione in cui lei adesso è verso l'esterno, e il cerchio in cui era è molto distante dietro. Deve rimanere centrata e tenere le vibrazioni alte e continuare verso questa direzione, perché se lei solo si fa agganciare da un pensiero o da qualcosa che la riporta dietro e si gira con lo sguardo, rischia di tornare nel cerchio. Mhm. Quindi eh, è probabile che verrà stimolata da interferenze mentali, no? Che la metteranno alla prova, la sua PS la metterà alla prova con interferenze mentali, pensieri e frasi, più che altro, più che pensieri suoi, vedo proprio dall'esterno eh, input per far sì che lei si giri e torni indietro. Ok, Mm. lei deve, quello che può fare è proprio allenarsi a essere consapevole di questi tentati agganci, ok, e mandarli via. Quindi agire in maniera neutra, senza farsi trascinare, ecco, potrei dire così. Mm. E quindi nel caso del fratello, se chiede aiuto, trovarle una strategia esterna a lei, alla sua vita. Quindi consigliarle qualcosa di esterno. Ecco, aiutarlo a trovare una soluzione esterna alla vita di Tania, ecco. Ok, in relazione al lavoro, al pensare in piccolo e non in grande e tutto il resto. A non riuscire ancora a realizzare il suo sogno, se sempre che quello sia il sogno giusto, perché Eh, que- l'obiettivo è sfondare, non è fare quella cosa lì che non voglio dire. L'obiettivo è sfondare. mm. Siamo sicuri che lei non sia già sul binario dello sfondare? Infatti, è quello che stavo per dire, nel senso che se lei non si fa agganciare da pensieri del sistema, tra virgolette, no? Quindi l'ansia, come posso dire, eh, dell'essere in grado di fare, ma lei rimane appunto centrata nella sua creatività e nella sua lampadina che ha solo lei, la vedo proprio, quella cosa lì ce l'ha lei e nessun altro, è la sua creazione, e lei si centra e mette energia in quello, allora poi sarà tutto, andrà tutto da solo, esponenzialmente. Ed infine, relativamente alla fiamma. È ancora là in fondo, in quel corridoio, Allora, molto è proprio grezza. molto più vicina. È molto più vicina, deve fare esperienza. Le esperienze io le vedo con, soprattutto con uomini con cui lei ha. È come se all'inizio, diciamo, il primo uomo che incontrerà, se rimane centrata, avrà delle caratteristiche in comune con lei, ok? Mm. Poi magari si accorgerà che non è la sua fiamma, ok? Ehm, e potrebbe essere, cioè poi incontra un altro uomo che ha sempre più caratteristiche simili a lei, che più lei percepisce le caratteristiche ideali della sua fiamma, e più si avvicina più velocemente a creare la sua fiamma. Non so se sono riuscita a tradurre bene quello che vedo. Immagine allora, ci sono entità mentali, No, non c'è niente, non c'è più niente. feriche, No, no, deviazione limitante c'è ancora. no. Jamie e Todd era bambino.
Quella vita c'è, Todd è vivo, Todd muore nelle stesse condizioni, Todd muore prima, muore dopo, non muore, muore da vecchio, anziano. Si è modificata, l'incidente c'è, Todd non muore ma rimane... comunque lei deve... lo vedo, come si dice, rimane... Oh mamma mia, non mi viene la parola. Dimmi. Prima in un periodo di coma, poi si sveglia ma rimane tipo vegetale. Ecco, quindi lei deve prendere un'esperienza diversa. Non è più la sofferenza della perdita, ma la sofferenza dell'accudimento del figlio. Ok, immagine finale o battuta finale che lei dà a se stessa. Ehm, L'energia che tu metti nel seminare il tuo fiore e farlo crescere sarà esponenzialmente quella che poi il fiore porterà all'esterno e con cui tu creerai la tua realtà. Quindi è proprio questo, come se la sua energia aumenta come sboccia il fiore. Ecco, le vuole far vedere e sentire questa cosa qua. Questo tu sei questa potenza, dice. Noi siamo questa potenza. Tu puoi tutto con questa creazione. Ok, Mhm. qualcos'altro da aggiungere in conclusione? Mm. L'unica cosa, visualizzati sempre eh, in questa energia del fiore che sboccia, come se tu fossi sospesa dentro questa energia e tutto viola, viola, viola lilla. Per alzare le vibrazioni le dice che questo può essere molto utile come allenamento. Ecco. Mhm. Va bene.